Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche disponibili per l'amore per il mese di settembre 2024. Ok. Abbiamo la carta del Papa. Amici dell'Aquario, periodo di ufficializzazioni, periodo di festeggiamenti, di ritrovi, di incontri, riunioni familiari. Diciamo che per qualcuno potrebbe anche far riferimento a trovare un qualche tipo di guida spirituale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso di tarocchi livello base e l'altro è un corso di metafisica sui chakra livello base. Bene ragazzi, ho cambiato la stesa sull'amore. Quella di prima, non lo so, mi sembrava di non entrare a sufficienza, di non riuscire a trarne il massimo beneficio e quindi ho cambiato di nuovo la stesura delle carte e lo schema. Andiamo a vedere che energia c'è per voi. Allora, partiamo da un 4 di spade. Abbiamo il sole, il giudizio, un 7 di bastoni, un 9 di coppe, un 10 di spade, un asso di bastoni e l'appeso. Dovremmo avere un cuore. Bene ragazzi, vediamo se questa stesa è più completa anche per voi, anche voi la sentite più completa, insomma. Anzi, ci tengo a saperlo, scrivetemelo poi nei commenti. Partiamo da questo 4 di spade, che è un po' l'energia che vi identifica questo mese. Qui abbiamo un papa, si parla di crescita spirituale, di connessione con il divino e qui abbiamo una carta che ci parla di guarigione. 4 di spade mi dice che qualcuno di voi potrebbe aver voglia di stare per conto proprio, potrebbe aver voglia di rigenerarsi, potrebbe aver... Questo non vuol dire che si possa fare, però è un po' come se ci fosse questa esigenza, ok? Adesso andiamo a vedere carta per carta e le andrò a spiegare e poi vado a fare i vari esempi single, non single e via dicendo. Tenete presente ragazzi che io non ho riascoltato le letture mensili dove c'era quella parte dedicata all'amore. Non so se questa stesa e quella possano collimare. Se non dovessero collimare, vi invito ad ascoltare anche l'ascendente segno lunare e prendere il messaggio che sentite ripetuto più spesso come vostro, ok? Dunque ragazzi, andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un 9 di bastoni e un 3 di pentacoli. Sento come se ci fosse della stanchezza inerente a un progetto o a qualche tipo di questione che state maneggiando in questo periodo.
La gatta conferma, non so se l'avete sentita. Andiamo a vedere il sole. Sento che sì, dovete recuperare un po' le forze comunque, Regina di spade. E 5 di pentacoli. Allora, ragazzi, devo dire che questo sole mi ricorda un po' questa energia espansiva e impulsiva che con la regina di spade, secondo me, ha bisogno di essere indrizzata. Anche qui il Papa mi parla di una guida, quindi è come se doveste in qualche modo dirigere la vostra energia. Andiamo a vedere il giudizio. Otto di pentacoli e giustizia. Guardate, questo può essere una questione legata a un lavoro, considerato che abbiamo l'otto di pentacoli, o, o potrebbe essere una questione legata a una vostra quotidianità, un qualche cosa che state vivendo nel quotidiano in questo particolare periodo. Allora, con la giustizia potrebbe riequilibrarsi questa situazione. E in effetti potrei anche sentirlo, visto il Papa, visto questo momento di rigenerazione. Ehm, E ho come la sensazione che potrebbe arrivare come la possibilità di chiarire delle questioni del passato per qualcuno. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Eremita, 4 di spade e giudizio. Allora, in questa situazione o in questa relazione, nel caso ne abbiate già una, adesso poi parlerò bene di single, non single, farò i vari esempi. Diciamo che questa è un po' l'energia che si prospetta durante il mese, poi sarò più specifica. Però ho come la sensazione che stiate vivendo appunto questa situazione, magari anche proprio a livello quotidiano, magari è una questione proprio legata al lavoro, dove tutto sommato non ve la cavate male, come se foste appoggiati e sostenuti da qualcuno. Avete due volte il giudizio. Nel mese di settembre credo che qualcuno si risveglierà, avrà chiare delle dinamiche di comportamento o come rimettere in equilibrio certe situazioni, certe relazioni, certe dinamiche. Andiamo a vedere il 9 di coppe, a stella. Siccome sia il 9 di coppe che la carta della stella sono due carte che mi parlano di sogno e abbiamo anche qui un sole, non vorrei che che fosse come un avvertimento e anche come si chiama, il matto, non vorrei che fosse come un avvertimento a non rimanere troppo con la testa tra le nuvole nei sogni, a fare attenzione a quelle che potrebbero essere le scelte impulsive, le scelte un po' troppo diciamo di pancia e troppo poco di testa. Andiamo a vedere il 10 di spade. Asso di coppe e 6 di pentacoli. Allora, considerate che il 6 di pentacoli è l'arcano minore della giustizia. Qui qualche cosa entra in equilibrio nel prossimo mese, nel mese di settembre, a livello relazionale. Andiamo a vedere l'appeso. Oh, scusate ragazzi, era per il 10 di spade questo. Ok, andiamo a vedere l'asso di bastoni.
10 di coppe e 2 di coppe. Continuo a guardare queste due carte e ho come la sensazione che si debba rimettere in equilibrio qualche cosa qui, eh. L'asso di coppe al contrario mi fa pensare che o non ci sia tipo fiducia o nei confronti dell'amore o nei confronti dell'altro sesso piuttosto che nei confronti della persona che state frequentando. C'è come tutto un terreno fertile qui da coltivare, ok? Andiamo a vedere l'appeso, però è come se appunto qualcuno fosse un po' troppo nel mondo dei sogni e non vedesse che c'è bisogno di riequilibrare certe cose. Abbiamo 9 di spade e carro. Allora ragazzi, andiamo alla ciccia della lettura. Partiamo con i single. Sento che qualcuno è in una fase di stand-by, o siete occupati su altri fronti, oppure è come se ci fosse una sorta di stanchezza. Se siete single da molto tempo, magari perché appunto siete single da molto tempo, ehm, oppure proprio una stanchezza nel creare relazioni conflittive, mi dicono. Cioè, come la sensazione che qualcuno abbia come delle questioni che lo stanno stancando, che comunque nel mese di settembre sentirete essere stanchi. Molti si rifugieranno nel settore delle amicizie. Vi dico, qui ci potrebbe essere qualche questione, qualche persona dal passato che potrebbe ritornare. Ora, sento che è una persona sulla quale sentite di avere un vantaggio, però ho anche la sensazione che non sappiate, cioè voi abbiate un ideale di relazione con questa persona che questa persona non vi può dare e quindi siete lì lì un po' tentennanti nel mese di settembre per la serie ci riprovo o no? Se per caso della vostra persona del passato non ne volete sapere niente, perché qui comunque non ho la garanzia che sia una persona con la quale ci sia già stata una relazione, potrebbe anche essere semplicemente un conoscente, un amico di un amico, insomma, un collaboratore, per molti potrebbe essere una persona legata al mondo del lavoro, che magari non vedete da tanto tempo, e sento che con questa persona, ragazzi, comunque potrebbe nascere un qualche cosa di veramente promettente. Mm. Diciamo che vi sento molto affini sia da un punto di vista cerebrale, sia da un punto di vista della morale, dei valori della vita, sia da un punto di vista dei divertimenti, dello star bene, ma è come se a livello empatico, a livello di cuore, ognuno dei due avesse ancora un bagaglio da elaborare, e quindi ci vuole un po' di tempo per andare, diciamo, a fondo con questa persona. Però ho la sensazione che se adesso siete single, molti entro la fine del mese non lo saranno più. E fatemelo poi sapere. Con questo non vuol dire che da single passo a fidanzata o fidanzato, cioè nel senso ci può essere una conoscenza. Diciamo che lo stato attuale delle cose a fine mese non sarà più quello che avete adesso nel momento in cui state ascoltando la lettura. Per le persone che sono in una relazione, diciamo più o meno normale, ehm, allora potrebbe essere che durante il mese uno dei due abbia bisogno di un sostegno. Potrebbe essere l'altro o l'altra, quindi è un po' come il porgere il vostro aiuto, il vostro sostegno a questa persona.
Per qualcuno si tratta di fare dei contratti, potrebbero essere contratti legati a una casa, legati all'aprire magari un'azienda, cose di questo genere, anche se io personalmente sconsiglio sempre di unire lavoro e amore, però questa è una pura opinione personale. Ehm, Devo dire che tutto sommato non vedo cose negative. Potreste sì aver bisogno di un viaggio, di prendervi un momento di riposo. Devo dire che rivedere i vecchi amici potrebbe farvi bene, nonostante appunto abbiate già una relazione, potrebbero essere gli amici solo vostri o gli amici di coppia che non si vedono da un po' di tempo. È come se ci fosse un richiamo al sociale in questo mese per rendere dinamiche le energie di coppia, come se aveste bisogno di divertirvi, di viaggiare, di vedere le cose da un altro punto di vista, di prendere le cose anche un pochettino più alla leggera. Fondamentalmente sento che dovete uscire dalla staticità della routine come coppia. Mm, Guardate, quello che vi dico è che un forte input a livello di coppia potrebbe darlo qualche azione, qualche movimento, qualche rettifica anche per qualcuno inerente o a un progetto in comune oppure ragazzi proprio inerente la camera da letto. È come se ci fosse bisogno di rinvigorire un pochettino la scintilla e magari appunto il frequentare amici, lo scherzare su certi temi vi fa rendere conto di cose che si potrebbero fare, magari anche sapete quelle chiacchiere che si fanno adesso tra uomini, non so, però tra donne conosco bene le chiacchiere che si fanno e quindi come darsi degli input, dei consigli, dei suggerimenti, insomma, per muovere un po' le cose. Ecco, quello potrebbe venirvi utile. Per le persone che non sono in una relazione ben definita, che è una relazione, a parte che ho la sensazione che qualcuno sia in separazione qui, sia come in uno stato di silenzio, ma credo che sia tipo sono in fase aggiustamento, non voglio sentire niente di nessuno. Un po' verso il mondo, non solo verso questa persona, anche se poi comunque, ehm, guardate, sento che in questo caso, in questo senso, un amico, un'amica potrebbe essere come una sorta di balsamo per questo periodo, potrebbe essere la guida di cui ci parla questo Papa. Ho come la sensazione che potreste o ripescare un libro, mi è arrivata la parola libro, quindi potrebbe essere un libro che magari avete dimenticato in fondo, non so, ad un cassetto e lo riscoprite, lo rileggete e vi apre ancora di più la mente, vi fa capire come... mi viene in mente un libro, Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, una cosa così, che è carino perché vi fa capire il modo di vedere di uomini e donne che è diverso. Siccome qui avete l'appeso, che è proprio una carta che vi dice cercate di vedere le cose da un punto di vista diverso, cercate di mettervi anche nei panni dell'altro, ok? Sento che comunque a settembre potrebbe esserci come un viaggio che potrebbe essere rimandato, posticipato, magari a causa di certe responsabilità, a causa di certi... non voglio dire imprevisti perché in realtà non ne vedo grossi, però magari sì, un qualche tipo di... allora, ho sentito che qualcuno potrebbe perdere o il treno o l'aereo, quindi ecco, l'imprevisto potrebbe essere quello. Però a parte questo ci sono altri treni, ci sono altri aerei, no? Per andare dove dovete andare, insomma. Fatemi vedere se ho ancora qualche cosa da consigliarvi, da dirvi. Attenzione all'impulsività, come dicevo, attenzione a dare troppa fiducia. ehm, Più che cioè fiducia nel senso di apertura del cuore. Se questa persona è una persona nuova,
Non dite tutto e subito, abbiate la pazienza di conoscervi poco per volta. E per quello che riguarda la persona che potrebbe ritornare dal passato, potreste rivedere dopo tanto tempo, sento che sì, potrebbe essere una nuova relazione. Per molti si tratta di un qualche collaboratore, a livello lavorativo, o qualcuno con cui si sta o si è creato, fatto, pensato un progetto nel passato, cioè con cui si è iniziata o pensata una collaborazione nel passato. E vi dico che potrebbe essere una scoperta, è come se la persona fosse cambiata, è come se la persona avesse più sale, come vi posso dire. C'è un nuovo interesse, ok? Bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo di questi e poi un oracolo per l'amor proprio. Questo è per le relazioni, per le attitudini. Guardate, questa rappresenta la palma e parla di stabilità, di sicurezza, di permanenza, di crescita. Insomma, tutto mi dice che si va verso questo nuovo potenziale paradigma, ok? C'è anche il cambio, la scelta di cui ci parla il carro perché si riescono a vedere le cose da un altro punto di vista. Tenete anche presente che comunque la carta dell'appeso invita all'accettazione. Se c'è un qualche tipo di situazione che state attraversando che vi sembra non poter gestire, molte volte è meglio, diciamo, lasciare andare il controllo perché stanca, perché è stressante tenere sempre tutto sotto controllo, semplicemente iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista e accettare che sono così, cioè che per quanto noi magari ci sforziamo, le cose sono così, non si possono cambiare. Andiamo a vedere adesso una di queste carte per l'amor proprio. Nuovi inizi, e qui abbiamo un asso di bastoni e anche l'asso di coppe, anche se ancora girato al contrario. E la frase sono come dei mantra positivi questi. Allora, la carta innanzitutto è il numero 27, magari per qualcuno risuona. E diciamo il mantra che invita a ripetere la carta è: nuovi e lucenti inizi mi stanno aspettando adesso. Amici dell'Aquario, io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo schema a distesa. Se volete sostenere il canale potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere il video. Se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io vi invio la lettera di presentazione o potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video sono visibili, vi basta entrare nelle copertine lilla, che sono quelle, scusate, nelle playlist con le copertine lilla, che sono quelle dedicate agli abbonati, per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. È impostata come se fosse una scuola, ok? Quindi ci sono le playlist, sono 4, sono numerate e vanno ascoltate in ordine di numero. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!